Ben ritrovati cari amiche, cari amici, ben ritrovati a Camelot, la nostra tavola rotonda. A mio avviso gli studenti contro il Green Pass sono stati la vera novità delle proteste contro il Green Pass, delle proteste contro le restrizioni psicopandemiche che abbiamo tutti noi vissuto. Per questo motivo io voglio ripartire dagli studenti contro il Green Pass per discutere il futuro del loro movimento e che cosa hanno intenzione di fare, quali sono i loro obiettivi. Ho il piacere di ospitare Veronica Duranti. Ciao Veronica. Ciao. Allora, Veronica è studentessa di scienze politiche, alcune sue gesta, si è opposta alle politiche psicopandemiche da marzo 2020, ha fondato il movimento degli studenti contro il Green Pass, si batte per rendere realizzabile la rinascita del suo paese, crede nella giustizia. E con noi anche Vittoria Cremascoli. Ciao Vittoria. Buonasera, buonasera. Ho pronunciato bene il tuo nome, Vittoria? Giusto, corretto. Cremascoli è studentessa di odontoiatria, membro di Liberi Universitari Pavia e del direttivo di Fuori Perimetro. Alcune sue gesta: ha resistito allo sgretolamento di alcune realtà locali di studenti contro il Green Pass, ma non si è abbattuta, ha dato vita a nuove associazioni dove è stato possibile ampliare i temi di discussione e realizzare nuovi eventi culturali. Si batte per un mondo che possa dirsi nuovamente e pienamente umano. Crede in una medicina rispettosa e realmente terapeutica. Combatte la censura, il politicamente corretto, il gender, le derive transumaniste e il buonismo funzionale alla narrazione mainstream. E con noi anche Vincenzo Pellegrino, che saluto e ringrazio. Ciao Vincenzo. Buonasera a tutti e grazie a voi per l'invito. Vincenzo è studente di giurisprudenza dell'ultimo anno, ha fatto parte di diverse associazioni culturali in Calabria per riscoprire le tradizioni popolari, ha fondato Officina 451, parleremo di questa associazione nel corso del dibattito. Si batte per un mondo in cui le persone possano vivere felici, in cui l'uomo possa elevarsi non soltanto materialmente ma anche spiritualmente. Il suo obiettivo è costruire una nuova egemonia culturale che possa essere uno dei veicoli per costruire una nuova possibile idea di società che migliori la vita delle persone. Nel corso della trasmissione ci dovrebbero raggiungere anche due studenti contro il Green Pass che hanno fondato un nuovo movimento, si chiama Marea, sono di Napoli, si chiamano Francesco Iannotti e Claudia Matarazzo, li attendiamo che arrivino in trasmissione. Allora, prima di iniziare la nostra tavola rotonda, sentiamo un servizio e poi lo commentiamo. Gli studenti contro il Green Pass sono stati, senza ombra di dubbio, il meglio che è emerso dalle proteste contro le limitazioni ai diritti costituzionali. Nonostante le censure e la ghettizzazione che il sistema ha posto in essere, la meglio gioventù d'Italia ha avuto modo di conoscersi proprio grazie alle restrizioni psicopandemiche. Gli studenti contro il Green Pass sono stati una minoranza, composta però da eccellenze, giovani colti, preparati e consapevoli delle sfide del mondo in cui vivono. Dopo i pensieri del filosofo Giorgio Agamben, il loro "noi non obbediremo a niente" è forse uno degli scritti che maggiormente resta e che può assurgere a manifesto contro un sistema di potere che produce leggi folli e sempre a danno dei cittadini, concepiti ormai come sudditi. Vale la pena di rileggerlo. Noi non obbediremo a niente. Non siete il nostro governo né la nostra rappresentanza, non siete né leader né presidenti, non siete ministri né uomini di Stato, in effetti non siete neanche uomini, siete vuoti e per questo perderete, siete burattini della vostra stessa ombra e le vostre leggi sono figlie sterili di governi sterili. Noi invece siamo la generazione fertile che ripopolerà la storia di uomini e non di macchine. Non lo faremo con le spranghe né le barricate, perché altrimenti non saremmo altro che l'ennesima versione di voi stessi. Lo faremo con la lucidità di un dissenso silenzioso e costante, senza gridare, senza metterci in mostra. Saremo l'acqua che vi entra nelle scarpe e nei vestiti. Saremo il mare che eroderà le vostre dighe, perché noi non obbediremo a niente. Dalle macerie del dissenso occorre ricostruire. Ripartiamo dai più giovani e dagli studenti contro il Green Pass, la meglio gioventù italiana.
Ecco, io veramente penso questo del movimento contro il Green Pass perché ho avuto modo di conoscere gli studenti nelle piazze, ho visto degli studenti veramente preparati, anche consapevoli del mondo in cui vivono. Vorrei chiedere allora subito a Veronica Duranti, che ha fondato il movimento degli studenti contro il Green Pass, che cosa è successo, perché poi a un certo punto Studenti contro il Green Pass si è sciolto. Vorrei che tu ci facessi un po' una ricapitolazione per chi chiaramente non conosce. Sì, è successo che finché erano in vigore tutte le regole, insomma, il Green Pass, c'è stata coesione all'interno del movimento. Nel momento in cui quelle regole sono state allentate e soprattutto l'allentamento delle regole è coinciso con la guerra a febbraio l'anno scorso, è emerso il problema di Studenti contro il Green Pass, e cioè che era un movimento di scopo che aveva chiaro, diciamo, contro cosa fosse, ma non aveva chiaro per cosa fosse. Cioè lì dentro c'erano tantissime idee, tantissime correnti, tantissime anime diverse, ma anche radicalmente diverse. E quando è scoppiata la guerra, tutte quelle diversità più, diciamo, strettamente politiche sono emerse. Fintanto che c'era solo il Green Pass, eravamo tutti concentrati sul Green Pass e diciamo ci siamo riconosciuti anche istintivamente nell'essere contro quel qualcosa, magari anche in maniera istintiva, anche senza sapere bene perché, però ci siamo riconosciuti nel non accettare quel determinato tipo di strumento e quel modo di concepire, diciamo, la società. Però quando poi è scoppiata la guerra è emerso che le diversità all'interno degli Studenti contro il Green Pass erano tante, e non erano tante soltanto dal punto di vista, diciamo, delle idee, ma erano, cioè erano tante anche dal punto di vista dell'organizzazione. C'è stato anche molto, diciamo, molte diatribe sul tipo di organizzazione, perché da una parte c'erano forti spinte all'autonomia dei vari gruppi locali e da una parte invece c'era chi sosteneva che cioè, affinché il movimento continuasse ad avere una certa valenza a livello nazionale, servisse comunque una struttura nazionale, diciamo, di stampo novecentesco, che non era molto ben vista da vari singoli, anche da vari gruppi locali. E quindi a mano si è sgretolato come movimento nazionale, sono rimasti solo alcuni gruppi che si sono evoluti, hanno cambiato nome e come realtà nazionali invece è rimasta solo fuori perimetro. E quindi è finito così, perché non è stato capace di avere un'idea, diciamo, di lanciare un'idea propositiva. Cioè dopo il contro non c'è stata l'unione sul perché cosa siamo come giovani, e questa domanda è rimasta, insomma, senza risposta, e quindi è finito così. Volevo chiederti se poi anche le diatribe che abbiamo vissuto nell'area del dissenso, no? Anche diatribe di tipo elettorale, hanno influito in qualche modo sullo sgretolamento di Studenti contro il Green Pass, o invece non hanno in alcun modo attecchito? Ma allora, c'è stata quella polemica, diciamo, sulle elezioni, c'è stata, ha toccato anche il movimento nostro, però non è stata quella lì, cioè non è stata un fattore dello sgretolamento, anzi, per carità, discussioni anche accese, anche perché magari tanti del movimento militavano in quei partiti che si sono candidati, altri erano astensionisti, insomma, c'erano varie posizioni anche sulle elezioni, però non è stato così pesante all'interno del movimento come lo è stato invece nelle organizzazioni diciamo composte prevalentemente più da adulti. Quello lì che ha influito più che altro è stato la guerra, quello lì è stato il fattore proprio determinante che ha mandato in crisi tutto, le elezioni non tanto. Poi parleremo anche della guerra, di questo tema. Noi siamo andati in giro per Milano a cogliere qualche opinione da parte di vostri coetanei, anche per uscire un po' fuori da questa bolla, no, in cui ci vogliono rinchiudere, e i social sicuramente favoriscono tutto ciò. Vorrei allora chiedere, innanzitutto, visto che ci hanno raggiunto Claudia Matarazzo, che saluto e ringrazio per essere con noi. Grazie a voi per questa opportunità, grazie a tutti. Grazie Claudia. Claudia rappresenta
Marea, poi ci parlerete insomma di questo movimento napoletano. C'è insieme a lei anche Francesco Iannotti, sempre di Napoli, sempre del gruppo Marea. Ciao, grazie Francesco. Allora, vorrei però adesso passare la parola a Vittoria, perché Vittoria è membro del direttivo di Fuori Perimetro. Abbiamo sentito Veronica Duranti che ci ha detto che l'unica realtà nazionale è Fuori Perimetro. Vorrei che tu ci parlassi di questa associazione, mi dirai poi tu come definirla nel migliore dei modi, e soprattutto vorrei capire all'interno di questo dibattito quali sono le posizioni che vi accomunano un po' tutti quanti, perché abbiamo capito che da studenti contro il Green Pass sono nate diverse poi realtà locali. Noi in questo momento stiamo ospitando, come abbiamo sentito, Marea, Officina 451 di cui Veronica fa parte, poi c'è Liberi Universitari Pavia e Fuori Perimetro che è la realtà nazionale. Vorrei allora da te, Vittoria, un po' che ci parlassi di Fuori Perimetro. Grazie Francesco, innanzitutto grazie anche per avermi invitato. E anche ti volevo ringraziare personalmente per il video, perché mi ha riportato alla mente dei ricordi molto belli e molto intensi della nostra battaglia degli anni passati. Allora, Fuori Perimetro è un movimento che aspira a dirsi nazionale, e infatti stiamo proprio dirigendo i nostri sforzi per far sì che lo diventi, e abbiamo raccolto, almeno cercato di raccogliere l'eredità di Studenti contro il Green Pass. Abbiamo redatto un manifesto che è consultabile nel nostro sito, appunto peri.it, e ci siamo esposti in maniera netta su molti temi, e in particolare anche su quello della guerra. E in particolare il manifesto si apre proprio commentando la crisi e appunto lo sgretolamento di Studenti contro il Green Pass, che è stata un'esperienza formativa e molto positiva, e questo spesso anche tra noi studenti ci dimentichiamo di riportare, perché è stata un'esperienza, Studenti contro il Green Pass è stato un movimento del tutto spontaneo, e che secondo me è riuscito anche in certi frangenti, in certi aspetti, a rivelarsi anche più efficace rispetto alle divise realtà del dissenso del mondo adulto, chiamiamolo così. Quindi Fuori Perimetro si esprime su tutte quelle che sono le cause anche che hanno portato al Green Pass, innanzitutto, perché Studenti contro il Green Pass, come ha detto giustamente Veronica, era un movimento spontaneo di scopo, che però spesso nelle sue componenti locali non ha effettuato un'analisi approfondita di quelle che erano le cause non sanitarie e anche gli effetti a livello sociale, economico, che poteva portare uno strumento del genere. E quindi analizziamo lo strumento, ecco, del Green Pass, che ormai è sospeso a data da destinarsi, e poi abbiamo ampliato le nostre tematiche alla guerra, alla questione della guerra, e non solo, e teniamo appunto delle conferenze, in particolare uno dei membri del direttivo, Nilo, appunto, cerchiamo di fare divulgazione proprio sul tema della guerra, anche perché Nilo è uno storico e anche appunto è metà russo, quindi ha anche, come dire, vissuto sulla sua pelle la condizione che stiamo vivendo da febbraio dell'anno scorso, e questo appunto è quello che ci proponiamo di fare, sperando di diventare movimento nazionale, di attirare sempre più giovani. Allora sentiamo i napoletani, ecco, Claudia e Francesco, vorrei che mi parlaste di Marea, che cosa, anzitutto perché M e poi trattino area, no? Marea, mi colpisce il vostro nome. Claudia o parlo io? Chi preferisci? Come preferite. Vabbè, inizio io. Perché M area oppure area? Perché intanto Marea mi ci ha fatto ripensare un poco la menzione nel video che hai trasmesso: saremo l'acqua, la marea che vi entra nelle scarpe, che vi erode silenziosamente. C'era un po' quest'idea. Abbiamo anche voluto mantenere una certa esposizione dell'identità anche locale, no? Quindi il mare di Napoli, insomma,
non chiaramente con uno scopo come potrebbe pensarsi turistico, cose del genere, ma appunto perché pensiamo che ci sia da conciliare il globale, il nazionale con la custodia, insomma la riproposizione di quelle che sono delle realtà locali. Perché il trattino con area? L'abbiamo pensato come appunto area custodita, sotto la nostra custodia, area di lotta. Quindi questo, una zona, un'area gestita al fine di portare avanti una serie di posizioni. Insomma, se Claudia vuole aggiungere qualcosa su questo, non so. Sì, Claudia, sentiamo da Claudia che cosa state facendo, come vi state organizzando, che cosa avete fatto. Vediamo se Claudia ci sente. Sì, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Sì, diciamo che Francesco ha detto, è stato molto esaustivo nella spiegazione perché abbiamo scelto comunque il nome insomma, per rinnovarci. Tendenzialmente più che altro è stato anche il fatto che quando nasce un movimento di scopo, come è stato detto anche precedentemente, studenti contro il Green Pass, quando quelle determinate misure sono venute a crollare, è venuto anche crollato anche il motivo per cui chiamarsi studenti contro il Green Pass, anche se comunque la battaglia non è finita, perché comunque sappiamo tutti che il Green Pass è stato solo uno strumento da parte di un'elite globalista che comunque purtroppo ce la ritroviamo ancora al potere e che ancora bene o male qualche manovra la stanno facendo. Quindi diciamo che l'idea di rinnovamento anche nel nome serviva anche per ampliare anche un certo pubblico, perché a volte le persone che magari hanno una consapevolezza diversa e magari non sanno determinate misure perché sono state prese, allora magari vedendo il nome ancora contro il Green Pass rimanevano comunque restie, per cui comunque è sempre necessario rinnovarsi in una lotta, soprattutto quando non è finita, anche se magari il Green Pass adesso non lo abbiamo, però comunque abbiamo altri tipi di forme, il caro bolletta, l'invio delle armi all'Ucraina, che comunque ci comporta determinati altri problemi e anche problemi precedenti che poi hanno dato il via comunque al Green Pass. Quindi diciamo noi come movimento nella seconda, dopo ovviamente diciamo da ottobre 2022, quando abbiamo deciso di cambiare nome, abbiamo deciso comunque di aprire uno sportello e di raccogliere testimonianze per le persone che hanno subito gravi danni psicologici, economici con le restrizioni. Infatti siamo riusciti anche a raccogliere qualche testimonianza, proprio anche perché secondo me non va sottovalutata che comunque ci sono state delle conseguenze non solo economiche, sociologiche, ma soprattutto psicologiche, chi ha perso il lavoro, la discriminazione nel diritto allo studio che comunque ci è stato negato. E quando ovviamente uno frequenta l'università non solo deve formare per il lavoro, perché io studio per fare gli esami, ma deve soprattutto migliorare lo spirito critico, cioè le rivoluzioni partono soprattutto dalle nuove generazioni. E quando è venuta a mancare sia l'istruzione scolastica che universitaria, viene a mancare secondo me tutte le fondamenta di una società occidentale. Anche la Federico II, dove io poi mi sono laureata, cioè abbiamo uno statuto e la cosa bella nell'articolo di uno statuto è che l'università doveva mantenere un'indipendenza da qualsiasi influenza di potere economico e politico, cosa che invece non è. Ma purtroppo sappiamo tutti che c'è una forte influenza politica anche globalista legata ovviamente al PD, perché purtroppo le realtà universitarie così sono e non solo, quindi, ma questo è dovuto proprio a un fattore storico ovviamente anche dell'Italia, quindi però diciamo che noi ci siamo più che altro ci siamo più concentrati sul fatto che se non c'è stato più l'idea di fare proteste in piazza, ma almeno di raccogliere e di unire quante più persone magari hanno sofferto, perché secondo me se c'è un'unione, un supporto sociologico e psicologico, secondo me avremo anche una marcia in più rispetto a fare solo azioni di protesta che purtroppo non hanno portato a combattere il nemico, però diciamo che è importante secondo me creare rete. Cioè alla fine le unioni in piazza ci ha permesso, cioè ha creato rete, cioè abbiamo tutti quanti creato dei legami,
penso che almeno questo abbia portato comunque degli risvolti positivi, nonché anche da parte mia sono molto migliorati in tantissime cose, socializzare, parlare in pubblico, cosa che per me qualche anno fa era praticamente impossibile. Quindi comunque l'attivismo mi ha aiutato tantissimo. Quindi, perché io so che ad esempio molte persone sono crollate perché magari non hanno avuto anche la forza anche di lottare, magari anche se hanno preso consapevolezza del fatto che tutto questo fosse sbagliato. Chiaro, da questi primi interventi, da questo primo giro di interventi, mi sembra di capire che un po' tutte le diverse realtà territoriali, locali che si sono formate da studenti contro il Green Pass si stanno dedicando molto a organizzare eventi culturali, a creare una rete di solidarietà. Mi sembra che questa, diciamo, sia la direzione migliore da intraprendere. Allora vorrei chiedere a Vincenzo Pellegrino, che è rappresentante della Officina 451, che anche lui ci spiegasse gli obiettivi di questo gruppo, come è nato, dove opera, insomma anche il nome, perché Officina 451. Sì, intanto grazie ancora per l'invito e per questa opportunità. Allora, come nasce Officina 451? Intanto il nome 451 prende dal famoso libro Fahrenheit 451. Siamo partiti da quello, cioè noi ovviamente come tutti gli altri veniamo dall'esperienza di studenti contro il Green Pass, nel quale abbiamo ritenuto che sia mancata la fase successiva a quella che è la fase del movimento di scopo, cioè un'elaborazione di quelli che erano i motivi per i quali ci siamo trovati in quella situazione. Il Green Pass era la punta dell'iceberg di un sistema molto più complesso e articolato che ha le sue radici nel tempo passato in tutta una serie di imposizioni a livello culturale, sociale, economico, che poi hanno portato a quel frangente di stretta totalitaria che ha condizionato fortemente le nostre vite. Quindi questo era il passaggio che andava fatto. Ognuno, magari chi non ha voluto farlo perché pensava semplicemente che fosse un momento transitorio, chi l'ha fatto in un modo, chi l'ha fatto in un altro, sì, comunque questo ha portato allo sgretolarsi di quello che era quel bel movimento che si era formato. E riprendendo un po' quello che hanno detto anche gli altri ragazzi, è stato bello conoscerli, fare rete con loro, ancora noi siamo tuttora, come dire, facciamo rete tra noi, ci conosciamo, abbiamo stretto queste amicizie, che è forse quello, la prima cosa, una socialità di cui volevano privarci, invece noi siamo riusciti a mantenerla. Quindi da questo punto di vista penso che il movimento abbia raggiunto un grande successo. Officina 451 quindi parte da questo presupposto, cioè bisognava cominciare a lavorare in quello che era nella creazione di una nuova egemonia culturale, perché altrimenti non si poteva in nessun modo scardinare quello che è l'attuale sistema di potere a 360 gradi, a tutti i livelli. C'è una sovrastruttura burocratica che in generale si identifica con l'Unione Europea, che attraverso regolamenti e direttive impone determinate scelte verso le quali non c'è alcun tipo di rappresentanza democratica, è una rappresentanza di secondo, terzo livello. Si potrebbe discutere che cos'è la democrazia e se esiste la democrazia o no, però diciamo in linea generale il pensiero è questo. E quindi noi da questo punto di vista abbiamo cominciato questo lavoro partendo da Fahrenheit 451, nel quale i pompieri bruciavano i libri. Ecco, noi abbiamo preso quello e abbiamo detto noi vogliamo fare esattamente il contrario, noi vogliamo buttare acqua su quel fuoco che appiccavano i pompieri, volendo dare il nostro contributo nella creazione appunto di questa egemonia culturale. Ovviamente è un'impresa molto complicata perché ci troviamo di fronte a un muro di gomma che rimanda indietro quasi tutte le iniziative che noi vogliamo svolgere. Noi abbiamo anche iniziato sul nostro piccolo canale YouTube una serie di appuntamenti a cadenza, si spera settimanale, comunque diciamo a cadenza abbastanza regolare, nel quale cerchiamo di fare il nostro contributo attraverso interviste, la riproposizione dei nostri eventi in presenza, diciamo delle attività che cerchiamo di fare al massimo delle nostre possibilità. Arrivati a questo punto, ovviamente uno potrebbe dirsi ma perché fare tutto questo lavoro quando poi dall'altra parte non c'è risposta? E invece da questo punto di vista possiamo dire che abbiamo delle risposte, che siano feedback positivi o negativi. Abbiamo feedback negativi appunto perché soprattutto a livello universitario è complicatissimo riuscire ad arrivare a tutta una serie di ragazzi che o non sono interessati perché sono stati sostanzialmente, come dire, plasmati a non interessarsi a queste tematiche e a vivere di quello che gli viene concesso.
gli viene concessa la possibilità di andare la sera in discoteca, gli viene concessa la possibilità di giocare nei videogiochi, insomma, gli viene concesso queste libertà effimere che vengono fatte passare per grandi conquiste, che in realtà non lo sono. Però ci stiamo rendendo conto che un passo alla volta, al massimo delle nostre possibilità, stiamo riuscendo anche poco, anche una persona alla volta, riusciamo ad avere un piccolo risultato, soprattutto perché noi siamo convinti dell'importanza non tanto del dare la nostra verità come assoluta, perché appunto non saremmo diversi, come il famoso comunicato diceva, non saremmo diversi dalla controparte con cui ci scontriamo. Noi vogliamo generare soprattutto senso critico, la riscoperta del senso critico e soprattutto del dibattito. Non è detto che le nostre posizioni siano giuste e assolute, noi pensiamo di sì ovviamente, però per noi è fondamentale il dibattito e l'elaborazione, perché solamente così una persona può migliorare se stessa, perché è fondamentale sempre e comunque mantenere presente che ognuno di noi però deve fare. Cioè, noi ci impegniamo, tutti noi ci impegniamo, facciamo del nostro meglio, lavoriamo per contribuire, come anche è il mio pensiero, comunque la stella polare che guida il mio cammino, mettiamola da questo punto di vista, la creazione di un mondo migliore, di un mondo felice, e non è quello in cui stiamo vivendo oggi, ma mai può avvenire se ognuno di noi non fa il proprio. Quindi questa, diciamo, è l'impostazione di Officina 451, che nel suo piccolo, ma al massimo delle sue possibilità, insieme a tutti gli altri ragazzi, cerca di fare il proprio. Certo, leggo un po' qualche commento nella chat. C'è un nostro amico che si chiama Non Mi Piego che dice: vabbè, ma per quello che vedo io loro sono una sparuta minoranza. Però c'è da dire, amico, amica, ecco, sì, che ti firmi con il nome Non Mi Piego, che i cambiamenti nascono sempre da minoranze che hanno delle idee, che si mettono insieme e realizzano qualcosa per il cambiamento, per il bene. Quindi vorrei giustamente dire che questo è normale, i cambiamenti nascono sempre da una minoranza. Giustamente poi è intervenuto un altro nostro amico, biodistretto del Monte Amiata, che dice: la minoranza non è mai sparuta né sparirà mai. Allora, noi però siamo minoranza, ne siamo consapevoli, abbiamo delle idee, però non dobbiamo mai staccarci dal mondo che abbiamo fuori, altrimenti il rischio che abbiamo, acuito anche dai social, poi dai cosiddetti canali della controinformazione, dell'informazione libera e indipendente, è un po' quello di rimanere nella bolla, creare questa bolla, non avere mai il contatto con la realtà. Allora noi siamo andati qualche giorno fa in giro per le strade di Milano, ci è andato il nostro Giovanni, ha raccolto diverse opinioni da parte di vostri studenti, di vostri colleghi. Sentiamo che cosa ci hanno detto, sono molto interessanti, soprattutto alcune di loro, sentiamone. Da una parte vorrei dire no, sono contrario, dall'altra se fossi lì in Ucraina a dovermi difendere con la mia famiglia da solo, forse preferirei essere, non lo so, armato, comunque essere più protetto da questo punto di vista, non lo so, quindi è difficile estraniarsi. Secondo me come l'aiuto è giusto alla fine, stanno difendendo la loro democrazia, quindi mi sembra che sia una scelta comunque sensata inviare gli armi per... Che questo è paradossale, bisognerebbe parlare di pace, in realtà si sta aumentando quella che è una guerra, e che è assurdo, e ci sono anche problemi molto più importanti da affrontare e spendere soldi magari in cose più importanti piuttosto che portare avanti una guerra che non ha senso. Sì, è un argomento molto controverso perché comunque alimenta una guerra, però in qualche maniera, se è necessario per arrivare a una pace nel miglior tempo possibile. Sì, mi sono vaccinata e onestamente ho ritenuto che fosse una cosa necessaria da fare per poter tornare a una vita normale, diciamo. Però vabbè, la pandemia secondo me non è stata gestita così male, se non il post pandemia, in cui c'è stato comunque uno scompendio soprattutto psicologico sia nei giovani che negli adulti che nelle famiglie. Non è mai stato messo in pratica qualcosa per tutelare questa cosa. Io ho fatto 4 vaccinazioni in realtà, quindi anche più di quelle che avrei dovuto. Penso che potesse essere gestito meglio, penso che fosse una cosa difficile, penso che si sia cercato di gestire
una situazione complessa con i mezzi che si avevano, sicuramente si poteva fare qualcosina di più, banalmente nell'informazione mi viene da dire, sicuramente c'è stata molta informazione, ci sono stati dei tentativi, però mi sembra che anche vari stati, penso alla Nuova Zelanda, che penso sia stata quella dove ha gestito meglio la questione delle vaccinazioni, si potesse imparare qualcosa di più magari dalla comunicazione con la popolazione. Potevano fare se non metterci il lockdown eccetera. No, secondo me alla fine l'Italia non l'ha gestita malissimo rispetto magari ad altri paesi. No, alla fine secondo me la vaccinazione è anche una cosa giusta, comunque alla fine è anche una responsabilità sociale. Perché io l'unico motivo per cui l'ho fatto è stato per andare in vacanza e prendere l'aereo, altrimenti non so se sarei stato tanto interessato a fare il vaccino. Io devo dire mi sono affidato a quello che mi veniva detto, l'ho fatto per anche poter vivere la mia vita in libertà per quanto fosse possibile, quindi mi sono lasciato trasportare da ciò che mi veniva imposto. I vaccini li ho fatti e subito, da quel punto di vista io sono strafavorevole, cioè sono convinto che ci hanno salvato i vaccini, hanno salvato tantissime vite, è stato uno sforzo collettivo e quindi se è uno sforzo collettivo è giusto controllare che lo facciano tutti, o comunque cioè è sbagliato che io mi precludo alcune cose, tanta gente si è preclusa alcune cose, si è sforzata, si è fatto vaccini per tutti, non solo per se stessi, perché fai un danno anche agli altri se non ti vaccini, a mio parere, quindi io sono pro, cioè è il minimo secondo me, controllare una carta che almeno anche quell'università se non l'avevi ti rompevano le palle. Allora, io vorrei focalizzare l'attenzione soprattutto su una testimonianza tra questa carrellata che abbiamo raccolto, queste Vox Populi che abbiamo raccolto in giro per le strade di Milano, cioè quella della ragazza seduta sul prato con gli occhiali, no? Che dice sostanzialmente è contraria all'invio di armi in Ucraina, però sull'aspetto, diciamo, pandemico è stata favorevole a tutte le restrizioni, ha semplicemente detto, no, che si poteva gestire in maniera diversa il post pandemia, però era favorevole a tutte le restrizioni. E vorrei discutere di questo argomento con Veronica, cioè ci ha detto all'inizio di questa trasmissione che soprattutto il punto critico è stata la guerra in Ucraina. Però su questo tema, in effetti, si poteva cercare anche di arrivare a più persone. Secondo te, invece, perché questo obiettivo fondamentalmente non è stato raggiunto? Anche abbiamo visto, no, che non si è neanche riuscito a raccogliere le firme contro il referendum, contro l'invio delle armi in Ucraina, quando comunque c'era una certa sensibilità nel paese di contrarietà comunque a questa guerra, no? I sondaggi davano il 60% del popolo italiano contrario alla guerra, poi vabbè, hanno fatto chiaro che questi sondaggi lasciano sempre un po' il tempo che trovano, perché poi sono sempre un po' orientabili ad uso e consumo del potere. Però vorrei, insomma, fare con te questa riflessione sulla guerra in Ucraina e capire perché è stato un punto critico. Veronica. Allora, secondo me noi come area contro il Green Pass in generale, che poi è anche l'area che, diciamo, subito appena è scoppiata la guerra, in maggioranza c'è sempre stata quella parte che si è schierata con la NATO o che non ha preso posizione, però in maggioranza si è schierata subito istintivamente o per conoscenze pregresse contro la NATO, cioè ha subito individuato di chi fosse la responsabilità. Però secondo me l'errore nostro è stato quello lì di continuare a rivolgerci ai nostri, cioè c'è stata una sorta di autoghettizzazione e è stato messo il discrimine sul essere stati contro il Green Pass, che da una parte io lo capisco e sono anche d'accordo, cioè da una parte a livello emotivo lo capisco, perché chi è stato contro il Green Pass vede anche, cioè si ricorda nel senso anche di tutto quello che ha subito, delle privazioni che ha subito negli ultimi 2 anni, e ha una sorta di cioè, non lo so, di diffidenza nei confronti di chi invece è stato favorevole a tutte quelle misure. Però da una parte secondo me c'è stato anche un arroccarsi in maniera abbastanza autoreferenziale sul noi abbiamo capito, quindi noi siamo più intelligenti degli altri, quindi noi parliamo solo ai nostri. E secondo me questa qui è una deriva che ha preso il movimento contro il Green Pass, buona parte del movimento contro il Green Pass,
che ha ostacolato sia il fatto di rivolgerci a tutti gli altri, quelli che non erano contro il Green Pass, spiegando loro perché noi eravamo contro il Green Pass, e ha impedito anche di farci avanguardia sugli altri temi. Cioè, se noi veramente pensiamo di essere stati, di essere un'avanguardia, perché abbiamo capito che è successo nel 2020, però dobbiamo arrivare anche a quelli che avanguardia non sono stati. Invece c'è stato un discrimine, secondo me, troppo forte nel continuare a rivolgersi soltanto a quelli della nostra area, e invece nel non andare a parlare con quelli che magari hanno fatto il vaccino o sono stati favorevoli proprio ideologicamente al Green Pass. Cioè c'è stato un cambiamento di fase che nel nostro mondo non è stato capito, secondo me. Sì, hai detto secondo me delle cose che centrano esattamente il punto in maniera perfetta, no? Hai parlato di una deriva del movimento contro il Green Pass che poi secondo me deriva di tutta l'area del dissenso, no? Si sono create delle tifoserie, no? I pro X contro i pro Y, si sono create dei compartimenti stagni, le tifoserie di quello a favore di un personaggio contro un personaggio, che a mio avviso è completamente deleterio, perché questo non significa fare avanguardia, non significa fare pensiero critico, non significa poi arrivare ad altre persone e diventare, no, come diceva giustamente Vincenzo Pellegrino, egemonia culturale nel paese, ma significa semplicemente costruire il proprio perimetro, il proprio a detrimento poi di tutto un movimento e soltanto per il vantaggio personale. Allora, quello che stiamo discutendo ci pone il problema della comunicazione, no? Come arrivare alle altre persone e soprattutto ai vostri coetanei, che come abbiamo visto nell'intervista, che chiaramente non ha alcun valore statistico, però ci dà un po' l'idea, no, di quello che è il comune sentire su questi temi. Allora vorrei ragionare con voi, iniziando proprio da Victoria, quali sono gli strumenti che dobbiamo attivare anche da un punto di vista della comunicazione. Allora, grazie per la bella domanda. È una domanda su cui noi sopravvissuti, ex studenti contro il Green Pass, stiamo pensando moltissimo, perché abbiamo riscontrato proprio una grande difficoltà nel aprire le nostre tematiche a persone, studenti che si trovano fuori dall'area del dissenso, e proprio seguendo il filo del discorso di Veronica, ai nostri eventi infatti sono presenti per lo più gruppi ormai già e persone già viste, gruppi consolidati, e facciamo veramente fatica a fare breccia su aree così politiche, universitarie, che siano estranee al dissenso. Credo che la nostra strategia debba essere varia e quanto più variegata possibile, cioè ne parlavamo proprio ieri. Purtroppo la generazione Z vive e passa gran parte del tempo sui social, e per quanto sia un metodo comunicativo che personalmente, e parlo anche a nome della mia realtà pavese, non amiamo particolarmente, perché anche sui social pubblichiamo esclusivamente le locandine dei nostri eventi, purtroppo bisogna entrare nell'ottica di iniziare anche ad adoperare questo tipo di comunicazione, magari molto, e anche per certi aspetti così superficiale, a partire ad esempio da Instagram con brevi video, e anche su YouTube. Vincenzo poi, che ha un canale YouTube di Officina 451, ci ospiterà anche prossimamente per parlare proprio di guerra. Però io ritengo questa cosa, che per poter parlare con i nostri coetanei che hanno un linguaggio fortemente legato ai social, non si possa usare, almeno in prima battuta, un linguaggio che sia completamente diverso, perché altrimenti non ci si capisce. Noi realizziamo lezioni anche di 2 ore, 2 ore e mezza, con ad esempio con Paolo Borgognone, che ci ha parlato piacevolmente di guerra, però è un linguaggio
linguaggio a cui non siamo più abituati, perché appunto la soglia media di attenzione si aggira intorno agli 8 secondi, per cui secondo me dobbiamo entrare in quest'ottica di idee, ecco. Occorre proprio anche far veicolare i nostri pensieri, le nostre idee con purtroppo gli strumenti del nemico, però è secondo me uno sforzo tipo intellettuale che dobbiamo fare. Allora mi rivolgo subito a Vincenzo Pellegrino, se ad esempio tu stai ragionando, diciamo, su questo aspetto, su format, su programmi che possono avere anche un linguaggio diverso, più vicino ai giovani chiaramente che non siete voi, ma che sono la massa. Ecco, non ti sentiamo, dobbiamo attivarlo. Vediamo un attimo dove dovessi attivare. Io chiaramente in questa tua mia domanda mi riferisco sempre a quei giovani che hanno magari non hanno totalmente buttato il cervello all'ammasso, che hanno ancora qualche cosa che possono percepire. Poi certo c'è una massa che non ha neanche, diciamo, ormai la capacità di poter arrivare a sentire determinate cose, quindi diciamo quelli non è che ci si può fare tanto, però secondo me c'è una certa percentuale di persone, soprattutto dei giovani, che magari possono ancora avere le orecchie e gli occhi per vedere e sentire, e secondo me quelli bisogna in qualche modo intercettarli anche, diciamo, forse con nuovi linguaggi, nuove idee, nuovi format. Quindi lascio la parola a te se ci hai iniziato a ragionare. Sì, allora, intanto il punto di partenza di quello che è il mio pensiero per quello che è il lavoro che mi è stato affidato, e ringrazio ancora i ragazzi per avermelo affidato, di gestione del nostro canale YouTube, è stato questo. Probabilmente noi non riusciamo ad entrare soprattutto in empatia con le altre persone. Mi spiego cosa intendo. Noi viviamo in una società molto schizofrenica, la quale ha difficoltà a rimanere agganciata a determinati, anche semplici di concentrazione, cioè a determinati momenti non riesce a rimanere ferma lì a ragionare su un concetto, oppure non riesce ad avere attenzione verso determinate cose che non siano le più semplici e le più normali della quotidianità, perché ormai è diventata quasi una meccanizzazione della vita. La gente si lascia molto vivere, non è più un discorso io voglio ragionare e vedere come impostare la mia vita. No, la mia vita me l'hanno già data, mi hanno già detto quello che devo fare e quindi mi lascio vivere. Ecco, partendo da questo presupposto, io credo che il principale obiettivo, o comunque il punto di partenza di questo discorso debba essere questo. Qual è il linguaggio, appunto? Chiedo scusa. Il linguaggio deve essere un linguaggio molto semplice, molto conciso, ma soprattutto c'è bisogno di un diverso punto di vista di quella che deve essere la comunicazione. Cioè, noi tendiamo molto spesso a dare lì delle verità già preconfezionate. Quindi noi diciamo la NATO è cattiva, la guerra non deve vincere questo, deve vincere quello, tutto il globalismo, tutti i ragionamenti, passaggi successivi che noi abbiamo già fatto durante il tempo. Molto spesso noi diamo per scontato che le persone, soprattutto i ragazzi della nostra età, uno, siano interessati a questi discorsi, purtroppo molto spesso non lo sono, due, siano già riusciti o riescono già a fare dei salti di ragionamento così grandi, nei quali noi magari abbiamo impiegato tempo, meno di quanto ne impiegano loro, ma abbiamo impiegato il nostro tempo. Quindi come potersi rapportare? Intanto, almeno io, quando ho l'opportunità di interagire con tante personalità e tante persone che arricchiscono l'aspetto culturale di quella che è la nostra area, che io non chiamo del dissenso, perché a me i discorsi distruttivi non piacciono. A me piace dire Laurea che ha una diversa visione delle cose, un diverso punto di vista, poi declinabile come a ognuno piace. Faccio sempre una prima domanda, do una verità, cioè quella che è la verità di regime, e poi faccio la domanda, ma è davvero così? Quindi parto già da questo presupposto, non dico non è così, è davvero così, faccio una domanda. Mi sono reso conto che questo modo di fare, nonostante nel range 18-25 anni, che poi è un po' quel range che punta tutto sul global warming, il Greta Thunberg,
la teoria gender, il woke, tutte quelle che sappiamo che sono attività volte alla distruzione e alla liquefazione della società, si sono reso conto che comunque questo modo di fare riesce un pochettino a catturare l'attenzione delle persone. Soprattutto, ovviamente è vero, persone un po' più adulte che già magari hanno provato su di loro quelli che sono gli effetti, perché come sempre, se non si fa l'esperienza, un'esperienza raccontata non ha valore, l'esperienza va fatta. L'esperienza raccontata può mettere a disposizione dell'altra persona affinché essa possa fare i propri ragionamenti, ma si ferma lì. Quindi le persone più adulte, le persone che già hanno fatto gli step, hanno già avuto l'esperienza e quindi subito delle conseguenze di determinate cose e quindi subito riescono a coglierle. Chi invece non le ha passate, chi invece, come alcuni ragazzi che nelle interviste che a me ha lasciato molto, come dire, perplesso alcuni discorsi che sono stati fatti. L'ultimo ragazzo intervistato sosteneva che era giusto, che va bene così, che bisogna controllare, però non argomentava, cioè mancanza di argomentazione, lo dava per scontato perché gli era stato detto così, ma poi andando a vedere ad argomentare non è minimamente così, e soprattutto in questi casi è impossibile dire no, non è così. Il modo migliore, almeno per quella che è la mia esperienza attuale, è porre la domanda. Molto spesso si avranno le classiche risposte, ma me l'ha detto questo, va bene così, si scarica la responsabilità. Però anche quell'1% di volte che funziona, si riesce ad instaurare un dibattito e l'altro comunque va con qualche dubbio in più, che è fondamentale. Poi ovviamente il linguaggio della comunicazione moderna è questo, 10 secondi di attenzione, TikTok, reel su Instagram, reel su YouTube, nessuno si guarderebbe mai un video di 6 ore nel quale, ad esempio, un famoso video su YouTube è quello in cui Luciano Canfora in 6 ore parla della storia di Cesare. Nessuno, probabilmente delle generazioni nuove, nessuno si metterebbe là 6 ore a sentirlo. Magari io per esempio adoro sentire quel tipo di cose, però mi rendo conto che quel tipo di comunicazione non funziona. Bisogna essere spediti, rapidi e concisi, mettere là un messaggio chiaro e diretto che possa portare al dubbio. Nel momento in cui si riesce a fare un buco, non serve creare la distruzione di Gerico con le trombe di biblica memoria, serve una piccola falla, un piccolo buco di dubbio, e da lì poi si riesce piano piano a destrutturare, come si suol dire, la programmazione che è stata immessa in quella persona negli anni di scuola, televisione, Netflix, Amazon Prime e tutto il resto, per riuscire a creare una nuova base che sia una base, diciamo, più vicina a quella che è in realtà la visione che si dovrebbe avere della nostra realtà, almeno dal mio punto di vista. Hai detto due cose importanti che voglio sottolineare nel tuo intervento, cioè la necessità di far fare allo spettatore i processi logici per cui noi già siamo arrivati ad una determinata posizione, perché poi è facile, no, dire sì, dobbiamo essere contro la NATO, no NATO, però è facile per le persone che già hanno questa convinzione, che già l'hanno maturata da tempo e sedimentata dentro di sé. Invece bisogna fare lo sforzo intellettuale di arrivare alle altre persone, di far comprendere dei passaggi, e quindi ci vuole sempre molta pazienza, cioè bisogna sempre, secondo me, mettersi nei panni di chi non la pensa come noi, altrimenti il rischio è quello di fare semplicemente propaganda, non informazione, e non fare poi un servizio, diciamo, teso al miglioramento della società. Inoltre poi hai detto, mi hai anche fatto notare una cosa, e quindi è sempre un bene fare queste tavole rotonde, perché poi possono nascere anche delle idee, no? Tu giustamente hai notato quel ragazzo che era, diciamo, criticamente a favore dei Green Pass e di tutti, diciamo, gli obblighi, senza però argomentare, quindi potrebbe forse essere interessante anche da parte nostra creare una sorta di dibattito, non raccogliere semplicemente la Vox Populi, ma cercare anche di mettere un po' in difficoltà, non vorrei dire in difficoltà, ma di far ragionare e di discutere almeno con la persona. Forse proveremo anche a fare questo lavoro, chiaramente anche con il vostro aiuto, diciamo, di voi che ci seguite da casa. Vorrei adesso passare la parola a Francesco Iannotti, perché stiamo parlando di comunicazione e anche di modi per arrivare alle altre persone. Vi racconto che cosa faceva Francesco Iannotti durante il periodo pandemico. Lui andava provocatoriamente fuori dei bar delle strade principali della sua città, Napoli, indossando una felpa non vaccinato, e chiedeva agli avventori, ai clienti del bar,
se potessero prendere per lui un caffè dando chiaramente dei soldi. È un po' un situazionismo che potrebbe anche funzionare in alcuni casi. Raccontaci un po' di questa esperienza e poi dacci anche il tuo parere su questo aspetto legato alla comunicazione. Sì, è stata una bellissima esperienza questa del non vaccinato. Anzi, in realtà l'ho fatta anche prima di unirmi a Studenti contro il Green Pass, che poi è diventato Marea, quindi da solo, insomma. È stata molto brillante. Mi capita qualche volta di fermarmi a pensarci nuovamente in maniera molto molto spontanea, perché il non detto che c'era da parte degli avventori, negli sguardi, nei modi, un po' ti rimane quel senso di ghettizzazione, di allontanamento che normalmente non tanto provi, no? Immagini come potrebbe essere anche senza tetto, uno di questi qua, e lo vivi e ti dice tante cose, ti dicono tante cose, i loro silenzi, i loro sguardi, i rifiuti. Ho ricevuto sia dei rifiuti molto molto carichi, del tipo per colpa vostra, un vostro generalizzato che non ne usciamo. E per tornare in parte, solo in parte a quello che diceva Vincenzo, che in parte condivido, parlando di comunicazione, penso essere evidente a tutti quanti che ci sono una serie di paletti, no? Di barriere che in realtà magari abbiamo anche noi, solo relativamente ad altri argomenti, no? È anche un po' fisiologico per l'essere umano. Chiaramente i paletti, i limiti più facili da abbracciare sono quelli un po' effetto Pigmalione, no? Nel senso molto condivisi, e appunto scarico la mia responsabilità, sono già stancato insomma un po' dalla società, non mi voglio mettere a pensare se è più giusto, se è meno giusto, mi affido un po' alla corrente, noi facciamo marea, alla corrente. E sì, una comunicazione del genere, provocatoria, però non provocatoria in termini di creazione delle fazioni, ok? Non in questo senso, una comunicazione provocatoria che metta in difficoltà l'altro, ma lo metta nella difficoltà di assumersi il peso di riflettere. Io ho fatto questo lavoro da solo, in realtà, perché inizialmente nel nostro gruppo c'è stata anche questa faccenda di rivolgersi principalmente a chi era già orientato verso le nostre idee, cosa che io non ho mai condiviso. E personalmente in alcune occasioni mi sono confrontato con chi invece era dall'altra parte, cosa che ritengo sempre ritenuto fondamentalissima e credo che siano dei motivi per i quali molti di questi gruppi e movimenti si sono sfaldati, perché si deve vivere necessariamente anche di opposti, di complementari, proprio non può essere diversamente. Era molto bello, molto interessante fare domande del tipo, non so se ricordate la faccenda se non sbaglio si chiamava Camilla Canepa, la ragazza che Certo, la 18enne che è morta poco dopo. ufficialmente è stata riconosciuta, è una delle pochissime vittime ufficializzate. Ecco, una delle domande che mi piaceva, talvolta mi piace tuttora porre, è ok, ci siamo affidati, ok, c'era un rischio molto basso e il rischio che per quanto concerne la Canepa è andata male, guarda, potevi esserci tu. È evidente che le risposte e le reazioni il più delle volte sono dei silenzi. Parlando dei buchi, dei varchi che menzionava Vincenzo, io non dico che sono convinto, però voglio credere che quei silenzi, quelle perplessità, qualche volta siano anche questi buchi. Oppure talvolta qualcuno mi ha risposto che assumiamo tutti quanti il rischio delle reazioni avverse, poi tanto nel caso ti risarciscono. Ora, saltando a pie pari tutta la questione che no, non ti risarciscono manco per niente. Vabbè, saltiamo la burocrazia. Tante volte la cosa che dicevo era sì, ok, ma dopo, no? Dopo, nel post pandemia, ok, comunque Tizio Caio Sempronio, io conosco un paio di persone personalmente, non sta lavorando più. Quindi tu hai ragione, tu mi interlocutore hai ragione. Senti, comunque mo mi servono 500 euro perché devi pagare l'affitto. La reazione era evidente. Però non l'ho mai fatto con lo sterile scopo di avere ragione, di lasciare l'altro zitto. Creare dei silenzi che fossero riflessione, o che fossero commozione, o che fossero così, un po' scioccanti in questo senso. Insomma, no? Io sono molto interessato all'ambito della comunicazione e ribadisco e chiudo con questo.
Diciamo, per quanto concerne la pandemia, l'argomento che Marea sta portando avanti principalmente ora è: ti vengo a parlare di qualcosa relativo alla pandemia. La risposta più comune è: ok, dai, però è finita. Magari avevi ragione, magari ora ne stanno anche parlando, magari è vero, è finita. Gli dai sempre tu i 500 euro a Tizio che è Sempronio? Le sue conseguenze non vanno via. Per questo stiamo ancora raccogliendo testimonianze relative a quel periodo e relative ai postumi. A breve, se tutto va bene, saremo online con un blog dedicato. Allora, vorrei che negli ultimi minuti della trasmissione, un po' a turno, facessimo una sorta di appello, cioè che cosa fare, quali sono un po' le direzioni da prendere, un paio di minuti per ciascuno, secondo ognuno chiaramente il proprio punto di vista, oppure il punto di vista chiaramente del gruppo che rappresenta, iniziando da Veronica. Sì, allora, io dico il mio punto di vista personale. Secondo me, io sono d'accordo con quello che è stato detto sui metodi della comunicazione, ma secondo me il grande buco è sui contenuti della comunicazione. Cioè, noi abbiamo superato la fase oppositiva, ok, 2020-2022, stiamo in una fase di dubbio, diciamo, poniamo dubbi, facciamo lezioni, facciamo informazione. Io penso che però se noi veramente vogliamo arrivare a costruire qualcosa e a realmente essere, diciamo, un'alternativa al sistema che c'è adesso, noi dobbiamo passare alla parte propositiva. Cioè, se non c'è, secondo me, se non si arriva a costruire un'idea forte, ma non un'ideologia del passato, un'idea forte costruita da noi partendo dalle nostre esperienze, partendo dai punti di vista diversi, dai dubbi, dalle domande, ma se non c'è un'idea forte che noi riusciamo a trasmettere e a dire noi combattiamo per questo, perché se noi diciamo per cosa combattiamo, dopo vengono anche i contro. Cioè, se io ti dico io combatto per questo, automaticamente io sono contro la NATO, sono contro l'Unione Europea, sono contro quest'altra cosa. Invece, se noi continuiamo con il contro, si può essere contro, ma poi non siamo d'accordo sul per. E secondo me, cioè, i grandi cambiamenti della storia non sono mai avvenuti contro, sono sempre avvenuti perché credevano in qualcosa di specifico e determinato. E questo manca, secondo me, va trovato. Soprattutto noi, diciamo, giovani, per ragioni anche anagrafiche, cioè il futuro per cosa, cioè cosa vogliamo in positivo. E quindi chiudo con questo, cioè che bisogna trovare una visione comune, affermativa e positiva. Poi i contro vengono in automatico anche a logica, secondo me. Chiaro, sentiamo Victoria. Allora, con Liberi Universitari stiamo portando avanti le nostre iniziative culturali perché appunto riteniamo sia fondamentale fare e creare conoscenza e non informazione. Un PC può condividere informazioni, ma la conoscenza si sostanzia anche di esperienza. E quindi tutte le nostre lezioni si tengono dal vivo, all'aperto in particolare, vicino all'università, proprio perché ci hanno proibito di entrare e quindi noi realizziamo delle lezioni all'aperto in cui anche la presenza dell'intellettuale, insomma dell'ospite con la prossemica, eccetera, possa anche, come dire, far rimanere più impresso nella mente degli ascoltatori quello che si sta dicendo. E poi, come dice sul solco di quello che ha detto Veronica, stiamo portando anche avanti delle iniziative finalmente pratiche, come ad esempio ci stiamo informando sulle realtà di moneta alternativa e quindi progetto Auri. Abbiamo cambiato, cerchiamo di cambiare anche il nostro stile di vita, quindi abbiamo anche portato avanti, realizzato ormai tanti anni fa una campagna di sciopero dei consumi, che in realtà è un reindirizzamento dei consumi per educare anche appunto con dei post simpatici anche su Instagram. Infatti ebbe molta fortuna quella campagna, reindirizzare i consumi e quindi abbandonare i grandi giganti dell'e-commerce, eccetera. E quindi secondo me dobbiamo fare cultura e non informazione, come sento dire, perché l'informazione è qualcosa di sterile, che può essere anche fatta da computer, spesso è solo erudizione ma non esperita, e poi anche cercare di, nella pratica, cambiare alcuni nostri stili di vita
e implementare delle soluzioni appunto pratiche quanto più possibile. Sì, mi unisco assolutamente al tuo appello. Non si tratta, secondo me, in questo periodo storico di fare informazione, ma di cercare di fare cultura quanto più possibile, di ampliare la conoscenza. L'informazione deve essere nella giusta misura, ecco, la giusta dose. Non ci deve essere un eccesso, perché poi l'eccesso rischia di andare soltanto in una sorta, diciamo, di sfiducia o addirittura di stress, di ansia. Noi invece abbiamo bisogno di conoscere le giuste informazioni, di averle, di divulgarle, ma poi, diciamo, di fare cultura, di fare anche, di cercare anche di fare emozionare le persone anche con artisti, con persone che ci sono anche nell'ambito dell'arte, che possano anche arrivare, ecco, a battere delle barriere, andare fuori perimetro, no? Come riprendendo il vostro nome. Allora, so che Claudia non riesco bene a vederla, volevo anche sentire il suo parere, però mi sembra che abbiamo una connessione un po' difficoltosa con lei. Vediamo se ci sente. Purtroppo, scusa, no, purtroppo sto un attimo a spostare, quindi la connessione va e viene, quindi anche perché poi tra un po' vi devo lasciare comunque, quindi stavo sentendo. Va bene. Ti ringraziamo per essere Velocemente. stata. Ti ringraziamo, Sì, no, va- se vuoi dire giustamente velocemente qualche cosa, perché Sì, no, volevo giusto un po' riassumere quello che più o meno ha portato a essere un movimento che poi alla fine è fallito. Allora, il fatto che io ho vissuto sin dall'inizio studenti contro il Green Pass a Napoli, e le attività che sostanzialmente hanno più funzionato sono state le attività culturali. E tipo le lezioni all'aperto secondo me sono state quello che noi siamo riusciti meglio a organizzare, anche se purtroppo non c'è stata una partecipazione da parte di altre persone, però comunque la divulgazione secondo me è lo strumento principale, perché io penso che le persone adesso rispetto a qualche anno fa qualche dubbio ce l'hanno, però io capisco anche dal punto di vista psicologico che accettare di essersi fatto un siero sperimentale potenzialmente tossico, le persone difficilmente lo ammetteranno, cioè anche se hanno sbagliato, anche nei nostri confronti non lo ammetteranno. Quindi io penso che l'unica cosa da fare è solo ricostruire, perché nel momento in cui ci sarà la verità, anche penso che poi ci sarà quel momento in cui anche il mainstream ammetterà di aver detto solo bugie, l'unica cosa sta solo nel poter riuscire. Quindi capisco anche Veronica che l'andare contro è sbagliato. Sì, anch'io penso che essere semplicemente contro qualcosa non va, per questo uno credo sia nello spiegare, credo sia necessario prima informare le persone su tutte le diverse tematiche e facendo capire effettivamente come le bugie servano ovviamente a manipolare le persone, perché se le persone imparassero a non essere nel divide e vincere, allora noi avremmo comunque già vinto. Però io vedo che comunque c'è anche molta difficoltà proprio nella nostra generazione anche interessarsi, cioè secondo me anche il fatto della pigrizia delle cose, quindi diciamo che le colpe sta sia nel non aver saputo coinvolgere determinate persone, ma sta anche nel fattore psicologico dall'altra parte, che anche nella non volontà di non sapere. Quindi io penso che purtroppo la lotta non va mai, non è mai finita, però non credo neanche di dover condannare per forza tutto quanto al fatto che non siamo stati noi bravi a comunicare, perché le iniziative comunque ci sono state, Instagram, Facebook, nonostante comunque abbiamo avuto molte limitazioni, e noi siamo andati comunque, cioè fanpage, anche nella pubblicità nel negativo, comunque poteva essere anche un qualcosa in più per farci conoscere, però purtroppo viviamo in un mondo in cui c'è molto molto disinteresse, quindi anche se adesso un po' meno. Scusami se ti interrompo, non voleva essere Sì, poi... sì. No, infatti volevo essere molto breve. In generale, ecco, più in generale. Do la parola a Vincenzo Pellegrino per una sua riflessione. Sì. Vi saluto. Grazie Claudia per essere stata con noi.
Sì, ovviamente io sono d'accordo con tutto quello che hanno espresso Vittoria, Veronica e Claudia. In generale sono d'accordo con tutto quello che hanno detto. Io credo che sia assolutamente fondamentale capire tutti quanti che bisogna riprendersi la responsabilità delle cose su noi stessi. Finora non si è fatto altro che delegare, che sperare che qualcuno ci portasse la verità, ci salvasse, riuscisse a risolvere i nostri problemi. Non funziona così, non è così che vanno le cose, dal mio modestissimo punto di vista, ovviamente. Io credo che sia fondamentale riscoprire e capire come siamo noi, ognuno di noi è artefice del proprio destino, si direbbe, il creatore della propria realtà, direbbe qualcun altro, insomma, è colui che davvero rende possibile le cose che succedono in questo mondo. Quindi è fondamentale capire che tutte le cose che accadono sono una nostra responsabilità e sono una nostra scelta. È importante questo, perché nel momento in cui dovesse ricapitare un'altra situazione o nuove situazioni, perché adesso bisogna anche fare il passo successivo, bisogna con l'esperienza acquisita riuscire a dare una visione, uno sguardo al futuro per poter magari prevenire determinate cose. Bisogna capire che la responsabilità di tutto quello che accade è sulle nostre spalle, ce la dobbiamo prendere, dobbiamo essere consapevoli di questo e dobbiamo fare tutto quello che è in nostro potere per riuscire a portare avanti la nostra visione, il nostro punto di vista, quello in cui crediamo. Ognuno fa poco, fa nel suo piccolo, ma sono sicuro che anche nel proprio piccolo, ciascuno fa nel proprio piccolo, solo con questa verità, secondo me, alla base delle nostre azioni possiamo riuscire davvero a cambiare le cose. Allora, Francesco Iannotti da Napoli, che si dice? Qual è il pensiero conclusivo? Ma il pensiero conclusivo forse è un po' più generalista rispetto a quelli esposti ora. Qualcuno prima, non ricordo in che contesto, ha parlato della nuova diversità liquida che sta avvenendo un po' imposta, un po' subliminalmente passata nella società, no? Che cosa c'entra questo? Io penso che uno dei fondamenti per proporre, riproporre, affacciarsi alle nuove sfide, e questo ce lo insegna anche la frammentazione che è avvenuta delle varie realtà, è ancora prima che essere d'accordo e formare dei contenuti, ancora prima, no? Che non sia importante, ma ancora prima, è formare un mindset, un'idea, una mentalità di accettazione delle diversità. Nel senso che nel momento in cui costituisco una realtà, voglio che sia un'alternativa, voglio che sia una proposta, voglio che sia una provocazione, e voglio aggregare persone attorno a me, voglio che degli automi tornino a essere persone, io dovrò necessariamente prima o poi incontrare e far fronte a delle diversità. Io penso che sia assolutamente fondamentale creare un'idea di accettazione o tolleranza delle diversità, che ripeto, secondo me è stata fondante un po' nel decadimento, un po' nella carta efficacia di alcune iniziative, non di tutte, anche poi come alternativa a queste forme di diversità liquida molto preconfezionate, molto alteranti, molto di deriva, che stanno venendo imposte parlando di nuove sfide oltre la pandemia. Quindi mi stacco un po' da quello che si è detto, ma penso che questo sia fondante e prioritario per tutto quello che si vuol provare a portare da ora in poi. Ragazzi, io vi ringrazio moltissimo per questo dibattito così interessante. Abbiamo, credo, gettato diversi semi, magari potranno anche rinascere idee da questa nostra discussione. Ringrazio quindi calorosamente Veronica Duranti. Vediamo. Ciao, grazie. Grazie a Vittoria Cremascoli. Sì. Cremascoli. Grazie a te, Francesco. Grazie a Vincenzo Pellegrino. Grazie ancora a voi per l'opportunità. E grazie a Francesco Iannotti. Un saluto dai ragazzi di Marea di Napoli. Un saluto anche prima a Claudia Matarazzo che è stata con noi. Grazie soprattutto a voi che avete seguito questa intervista. Noi abbiamo tracciato questo solco, cioè quello di dare voce, spazio a realtà che stanno facendo qualcosa per migliorare il mondo, che stanno gettando semi, che stanno proponendo delle soluzioni, delle nuove idee. Abbiamo fatto pubblicato ieri un'intervista, no, a questo comitato nascente che si chiama Salvaguardia, che vuole far luce sul problema delle morti improvvise. Abbiamo fatto interviste a un'associazione, l'associazione
di Centra, che si occupa del problema legato alle trasfusioni di sangue privo di proteina spike. È una situazione che sta creando sul territorio italiano e sulle varie, in tutte le parti d'Italia, dei gruppi proprio per far fronte a questa problematica. Il nostro obiettivo, il nostro progetto editoriale è proprio questo, quello di dare voce e spazio alla pars construens, cioè alla parte costruttiva, quella legata alle soluzioni e alle proposte concrete per migliorare il nostro mondo. Quindi se credete in questo tipo di informazioni, in questo progetto, vi chiedo un sostegno economico attraverso una libera donazione, e i riferimenti IBAN e PayPal potete leggerli nel cartello in sovraimpressione. Grazie di cuore a chi lo ha fatto, a chi ci sta dando un sostegno, grazie a chi lo farà. Al prossimo aggiornamento da Francesco Capo.